Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo queste babucce da uomo ad uncinetto. Natale si sta avvicinando e sono sicura che molte di noi stanno pensando a che regali possiamo fare. Quest'anno ci occupiamo anche dei nostri maschi. Con queste simpatiche babucce abbiamo un regalo veloce e simpatico per i nostri mariti, genitori, fratelli e quant'altro. Queste babucce sono facili da fare, sono calde e confortevoli e ve lo posso assicurare perché ne ho regalate già diverse e tutti i proprietari sono stati felicissimi. Nel tutorial faremo insieme una taglia 41, ma alla fine del tutorial vi spiego come adattare lo schema per fare tutte le misure che volete. Faremo questa scarpetta in 3 pezzi, lavoreremo la parte superiore, la parte laterale e la suola. Per la spiegazione di come cucire la scarpa alla suola vi rimando a un tutorial che ho già fatto anni fa, vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Per fare queste scarpette io ho scelto di utilizzare questo filato, è un filato sport, quindi come sappiamo particolarmente adatto a calze e calzini, ed è un filato grosso, raccomandato per ferri o uncinetti da 6-8 mm. I gomitoli che ho utilizzato io sono da 100 grammi e per ogni 100 grammi sono circa 100 metri e ho utilizzato circa un gomitolo e mezzo, questo per darvi l'idea di quanto filato vi possa servire. Oltre al filato ci serviranno una coppia di solette, un uncinetto da 4,5 mm, una forbice, un ago da lana e 2 segnapunti. Iniziamo con la parte superiore della babuccia, facciamo un nodino iniziale e lavoriamo 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lavorate le 12 catenelle dall'uncinetto, iniziamo a lavorare dalla seconda e sul filetto dietro. Io lavoro sul filetto dietro, voi lavorate come siete abituate. E lavoriamo un punto basso in ogni punto, quindi 11 punti bassi. 2, 3. Terminata la prima riga, lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto basso in ogni punto in costa, quindi prendendo solo la mezza catenella dietro di ogni punto. E in questo modo lavoriamo tutta la riga. 3, 4, 5. Dalla riga 2 alla riga 11 ripetiamo sempre la riga 2, quindi in ogni riga lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo sempre in costa dietro. Se come me volete cambiare colore, vediamo come fare. Terminata una riga, prendiamo il nuovo colore, facciamo una catenella e tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire. E in questo modo abbiamo agganciato il nuovo colore. E come al solito una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo, come abbiamo detto, in costa prendendo solo la mezza catenella dietro dei punti. E se vogliamo cambiare colore nuovamente, sarà sufficiente riprendere il filo del primo colore e come prima facciamo una catenella e tiriamo il filo del primo colore per farlo sparire. La cosa importante è lasciare qui il filo sufficientemente lungo in modo da dare elasticità al lavoro. E in questo modo lavoriamo fino a lavorare la riga 11. Lavorate le 11 righe, lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e continuiamo a lavorare in costa. Nella riga 12 lavoriamo una diminuzione, quindi entriamo in un punto, portiamo fuori il filo, nel prossimo punto portiamo fuori il filo sull'uncinetto e chiudiamo. 7 punti bassi, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e una diminuzione. Nella riga 13 facciamo una catenella, giriamo al lavoro e lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 9 punti, 9, giriamo al lavoro, una catenella, nella riga 14 lavoriamo una diminuzione, 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. Una catenella, giriamo al lavoro e nella riga 15 lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 7 punti. 1, 2, 7, una catenella, giriamo al lavoro e nell'ultima riga lavoriamo una diminuzione, 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questa è la parte superiore della scarpetta. Per il contorno della scarpa montiamo 69 catenelle, controlliamo che non siano arrotolate e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella. Ed ora lavoriamo un punto basso in ogni punto. Lavoriamo una catenella e nel punto in cui abbiamo chiuso col punto bassissimo cominciamo a lavorare i punti bassi. Un punto in ogni punto, quindi 69 punti. Lavorati i 69 punti, chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto basso, quindi saltiamo il punto bassissimo, la catenella e chiudiamo nel primo punto basso con un punto bassissimo. Se non siete sicuri di riconoscere il primo punto basso, quando lavorate il primo punto basso del giro mettete un segnapunti per poterlo riconoscere nel giro successivo. E lavoriamo il giro 2 nello stesso modo, una catenella e un punto basso in ogni punto partendo dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo. E in questo caso prendiamo normalmente tutto il punto. E 69 e chiudiamo anche questo giro con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. Nel prossimo giro cuciamo la parte superiore della scarpetta, quindi mettiamo 2 segnapunti. Uno lo mettiamo nel 10° punto del giro, quindi cominciando a contare dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo, contiamo 10 e nel 10° punto mettiamo il segnapunti e l'altro lo mettiamo a 20 punti dalla fine, quindi partendo dall'ultimo punto del giro contiamo 20 e nel 20° punto mettiamo il segnapunti. In questi punti che stanno tra i segnapunti cuciamo la parte superiore della scarpetta. Quindi nel giro 3 lavoriamo una catenella e partendo dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo lavoriamo intanto 10 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Possiamo togliere il segnapunti e prendiamo la parte superiore della scarpetta. Quindi abbiamo lavorato in tutto 16 righe. In ogni lato agganceremo 17 punti bassi, partendo dalle catenelle e poi prendendo un punto su ogni riga lavorata. Quindi dal prossimo punto entriamo in tutto il punto del laterale e in una delle catenelle di base della lavorazione superiore e lavoriamo un punto basso e così per ogni punto. Prendiamo tutto il prossimo punto ed entriamo sul punto laterale della seconda riga, così. E in questo modo, lavorando un punto in ogni riga, uniamo tutto intorno. E in questo momento nascondiamo anche tutti i cambi di filo se avete utilizzato due colori di filo. Quindi dei punti che abbiamo ottenuto tra i due segnapunti ripartiamo 17 punti su un lato, 5 punti sulla punta, cioè i 5 punti dell'ultima riga che abbiamo lavorato, e 17 punti nell'altro lato. E in questo modo cuciamo tutta la parte superiore. Quindi abbiamo lavorato 17 punti bassi su questo lato, 5 punti bassi sulla punta e altri 17 punti bassi su questo lato, e l'ultimo lo prendiamo anche qui sulle catenelle iniziali della parte superiore e arriviamo all'altro segnapunti. Quindi ci restano da lavorare 20 punti normalmente, prendendo solo la parte laterale. Togliamo questo segnapunti e, se vogliamo, lo riagganciamo sul punto che abbiamo appena lavorato. E terminiamo il giro lavorando 20 punti bassi. E chiudiamo anche questo giro con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. Nel prossimo giro, nel quarto giro, lavoreremo su 41 punti di base. 10 sono i primi 10 punti del giro fino ai segnapunti, poi abbiamo le 11 catenelle della parte superiore e altri 20 punti fino alla fine del giro, quindi 41 punti. Per il quarto giro ho cambiato colore e ho cambiato colore come abbiamo imparato. Iniziamo con una catenella e partiamo sempre a lavorare dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo. Lavoriamo 9 punti bassi, 1, 2, 8, 9. Ora lavoriamo una diminuzione e la lavoriamo tra il punto con il segnapunti. Quindi entriamo nel punto, portiamo fuori il filo, entriamo nella prima delle 11 catenelle iniziali della parte superiore e portiamo fuori il filo e chiudiamo tutto insieme. Così. Ora lavoriamo 9 punti bassi, 1, 2, 9 e una diminuzione, e la prossima diminuzione la lavoriamo tra l'ultima catenella della parte superiore e l'altro punto con i segnapunti. Così, e terminiamo il giro lavorando 19 punti bassi. 1, 2,
Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto, una catenella e nel prossimo giro lavoriamo 8 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una diminuzione, 9 punti bassi, 1, 2, 9, una diminuzione, 12 punti bassi, 1, 2, 12, una diminuzione e 4 punti bassi, 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso. Nel prossimo giro lavoriamo una catenella e 7 punti bassi, partendo sempre dal primo punto, quello in cui abbiamo agganciato con il punto bassissimo. E se vogliamo, nei primi punti nascondiamo la codina di filo dell'altro colore che non ci serve più. 7 punti bassi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tagliamo, una diminuzione, 8 punti bassi, 1, 8, una diminuzione, 11 punti bassi, 1, 11, una diminuzione e terminiamo il giro con 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4. Chiudiamo con un punto bassissimo, lavoriamo una catenella, lavoriamo 7 punti bassi, 1, 2, 7, una diminuzione, un punto bassissimo nel prossimo punto, un punto basso, un mezzo punto alto, 2 aumenti di punti alti, quindi per 2 volte 2 punti alti in ogni punto, 1, 2, un mezzo punto alto, un punto basso, un punto bassissimo, una diminuzione, 9 punti bassi, 9, una diminuzione e terminiamo il giro con 3 punti bassi, 1, 2, 3. Chiudiamo con un punto bassissimo. Nel prossimo giro lavoriamo una catenella, 8 punti bassi, 1, 8, un punto bassissimo, un punto basso, un mezzo punto alto,
un aumento di punti alti, 2 punti alti nello stesso punto, due punti alti, 1, 2, un aumento di punti alti, 2 punti alti nello stesso punto, un mezzo punto alto, un punto basso, un punto bassissimo, 9 punti bassi, 1, 9, una diminuzione e concludiamo il giro con 3 punti bassi, 1, 2, 3, un punto bassissimo per chiudere. Nell'ultimo giro lavoriamo una catenella, un punto, una diminuzione, un punto, una diminuzione, un punto, poi lavoriamo una diminuzione doppia, quindi prendiamo insieme 3 punti, 2, 3 e chiudiamo tutto assieme, 8 punti bassi, 1, una diminuzione doppia, chiudiamo insieme 3 punti, così, ed ora lavoriamo un punto, una diminuzione e ripetiamo un punto, una diminuzione fino alla fine del giro. Un punto, una diminuzione, un punto, una diminuzione, un punto, una diminuzione. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo, lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E la scarpetta è pronta. Vi consiglio di ruotare il giro che abbiamo lavorato per unire la parte superiore in questo modo, in modo che prenda la forma giusta. Considerate che la scarpetta deve essere un po' più piccola e un po' più bassa di come dovrebbe essere, perché poi la lana tende a cedere. Per la suola prepariamo un nodino iniziale, lavoriamo 2 catenelle e nella prima catenella lavoriamo 3 punti bassi. 1, 2, 3. Lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro. Nella seconda riga lavoriamo un aumento, un punto e un aumento. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e nella terza riga lavoriamo un aumento, 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento. E terminiamo la riga con 7 punti. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, dalla quarta alla 14ª riga lavoriamo questi 7 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Una volta lavorate le prime 14 righe, lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro
lavoriamo un aumento e 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una catenella, giriamo al lavoro e nella 16ª riga lavoriamo un punto in ogni punto. 2, 3, lavoriamo una catenella, giriamo al lavoro e nella riga 17 lavoriamo un aumento e 7 punti. 1, 6 e 7. Una catenella, giriamo al lavoro. Dalla riga 18 alla riga 20 lavoriamo un punto in ogni punto, senza aumenti né diminuzioni. Lavoriamo una catenella, giriamo al lavoro e nella riga 21 lavoriamo un aumento e 8 punti. 1, 7, 8. Una catenella, giriamo al lavoro e nelle righe 22 e 23 lavoriamo punto su punto. Lavoriamo una catenella, giriamo al lavoro e nella 24ª riga lavoriamo una diminuzione e in questo caso saltiamo il primo punto e lavoriamo un punto basso nel secondo punto, poi lavoriamo 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una diminuzione. Saltiamo il penultimo punto e lavoriamo un punto basso nell'ultimo punto. Una catenella, giriamo al lavoro e nelle righe 25, 26 e 27 lavoriamo un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo al lavoro e nella riga 28 lavoriamo una diminuzione, saltiamo il primo punto e lavoriamo un punto basso nel secondo punto, 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione, saltiamo il penultimo punto e lavoriamo nell'ultimo punto un punto basso. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e nelle righe 29 e 30 lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 6 punti. Una catenella, giriamo il lavoro, nella riga 31 lavoriamo una diminuzione, saltiamo un punto, lavoriamo un punto basso, 2 punti bassi, 1, 2 e una diminuzione, saltiamo il penultimo punto e lavoriamo nell'ultimo, un punto basso. Una catenella, giriamo al lavoro e nell'ultima riga lavoriamo 2 diminuzioni, quindi salto un punto, lavoro un punto basso, salto un punto, lavoro un punto basso. Una catenella e tagliamo il filo. E questo è quello che vogliamo ottenere, una soletta leggermente più piccola in tutto il contorno della suola. Ed ora uniamo la scarpa alla suola con un giro di punti bassi, come abbiamo fatto quando abbiamo unito il laterale alla parte superiore. Abbiamo lavorato 32 righe per la soletta, quindi vuol dire che abbiamo 32 righe in cui agganciarci per i punti in un lato e nell'altro. Ripartiamo 33 punti da una parte e 33 punti dall'altra, più un punto della catenella iniziale e 2 punti dell'ultima riga della suola e abbiamo esattamente i 69 punti con cui abbiamo iniziato il laterale della scarpetta. Pieghiamo in due la scarpetta e troviamo il punto centrale del tallone e se volete potete segnarlo con un segnapunti. Prepariamo un nodino iniziale con il filo, prendiamo la scarpetta e infiliamo l'uncinetto nel punto centrale del tallone e la suola
ed entriamo nella catenella iniziale. Prendiamo l'asola e la portiamo fuori dal lavoro. Una catenella e cominciamo a lavorare un punto prendendo la scarpetta e la suola, partendo dal punto centrale e dalla catenella iniziale, e lavoriamo tutto un giro di punti bassi, prendendo la scarpetta e la suola. E lavorando così un punto in ogni riga, lavoriamo tutto intorno. Sessantotto e 69. E una volta fatto tutto il giro, tagliamo il filo un po' lungo estraiamo, infiliamo il filo in un ago senza punta e creiamo la chiusura invisibile. Entriamo in tutta la catenella del primo punto basso e rientriamo al centro della catenella dell'ultimo punto, da dove nasce il filo. In questo modo creiamo una nuova catenella e la chiusura non si vede. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. E tagliamo. E la scarpetta è pronta. Come questa ne facciamo un'altra identica. Le suole non sono simmetriche, quindi per creare il piede destro e il piede sinistro facciamo due solette identiche, con l'unica differenza che quando uniamo la suola alla scarpa, una la mettiamo in questo modo e l'altra la mettiamo nell'altro senso. In questo modo creiamo la scarpa destra e la scarpa sinistra. La scarpetta che facciamo oggi insieme è una taglia 41. Questa suola misura circa 27 cm e mezzo di lunghezza. Per regolarvi con le misure della vostra scarpetta, considerate che la circonferenza di catenelle che facciamo per il laterale della scarpetta deve essere leggermente più piccolo della circonferenza della suola, perché poi la lana cede e quindi si allarga. Se vogliamo lavorare una taglia diversa di scarpa, perché dobbiamo fare una scarpa più grande, più piccola o perché stiamo utilizzando un filato diverso, l'unica cosa che dobbiamo modificare è la parte davanti, quindi questa parte dello schema rimarrà sempre uguale e nella parte superiore qui, nelle righe senza diminuzioni, possiamo lavorare una o due righe in più o una o due righe in meno. Di conseguenza cambieremo il numero di catenelle che montiamo per la parte laterale. Come abbiamo detto, però, questa parte dello schema rimarrà sempre uguale, aumenteremo i punti che stanno tra i segnapunti. E allo stesso modo modificheremo anche la suola. Se abbiamo aumentato 2 righe, per esempio, sulla parte superiore, aumentiamo 2 righe sulla suola e le aumentiamo sulle righe che vanno dalla quarta alla 14ª. Anziché fare dalla quarta alla 14ª riga, lavoreremo 16 righe di 7 punti. In questo modo sarà semplice ottenere qualunque taglia vogliamo. E anche per oggi abbiamo terminato. Spero tanto che queste babucce vi piacciono e che il tutorial vi possa essere utile. Vi garantisco che farete un'ottima figura, queste scarpette sono comode e calde. Io ne ho fatte già diverse e i proprietari sono stati tutti soddisfatti. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio. E se rifate queste scarpette, mi raccomando, condividete con me le vostre foto. Sapete che potete farlo creando un post sulla mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram.
Vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio.